Quello che credo moltissimi non sappiano è che in realtà la Luna e il Sole ha un effetto di forza mareale che è circa la metà di quello della Luna, non solleva solo l'acqua, gli oceani, i nostri mari, ma solleva anche proprio la terra solida. I nostri pavimenti si alzano e si abbassano 2 volte al giorno, anche di 30-40 centimetri, però la lunghezza d'onda di questa oscillazione è di circa 5.000 km, per cui non vediamo delle fratture nei nostri pavimenti. Ma oltre a questa componente verticale c'è una componente orizzontale, che è circa la metà di quella verticale. E l'ipotesi su cui noi stiamo lavorando è che questo fenomeno di trascinamento della Luna che orienta il guscio esterno della Terra verso ovest, una volta passato lasci un residuo di circa 1 centinaio di micron ogni passaggio e quindi fa scivolare il guscio esterno della Terra al di sopra del mantello terrestre. Sono tra i 15 e i 20.000 i terremoti ogni anno solo in Italia, una cinquantina al giorno, spesso non avvertiti o pochissimo dalla popolazione, però la Terra trema 2 volte l'ora. Perché? Quel che succede in superficie è il risultato di ciò che avviene nella litosfera, la crosta terrestre e nel mantello della Terra. Ma cosa muove le placche tettoniche che trasportano oceani e continenti? Una delle frontiere più intriganti della geodinamica è la teoria della Luna. Non è la Luna piena o la Luna nuova che genera il terremoto, può essere in certi casi il grilletto finale, ma una cosa è la componente orizzontale della marea, che è quella che pompa ogni giorno lentamente, magari per secoli, e accumula questo gradiente di pressione. Poi, quando si arriva a uno stato critico, a una condizione anche caotica, a un certo punto ci può essere quella variazione del campo gravitazionale che fa partire il terremoto. Allora, questo fenomeno però è diverso a seconda se ci troviamo in un ambiente compressivo o estensionale, perché l'effetto della Luna è esattamente opposto nei 2 casi. Per cui mescolando questi 2 è chiaro che da un punto di vista statistico tutti i terremoti sembrano annullare questo fenomeno. Invece se separiamo l'effetto compressivo da quello estensionale si vede per esempio che questo fenomeno di grilletto, perché l'energia, la forza mareale della componente verticale è molto piccola, quindi non può essere la causa che ha generato il gradiente, è semplicemente l'ultima goccia che fa traboccare il vaso. Per esempio i terremoti compressivi si formano più frequentemente quando c'è l'alta marea, i terremoti estensionali si formano più frequentemente quando c'è la bassa marea. E quindi bisogna separare l'ambiente tettonico perché nei 2 ambienti c'è l'effetto gravitazionale che è opposto. Per dare numeri certi alla teoria, il movimento delle placche tettoniche è stato ricostruito anche con dati che arrivano dallo spazio, dai satelliti GPS. Possono seguire e misurare gli spostamenti di ogni cosa sulla Terra, anche delle placche tettoniche. Lo ricostruiamo non solo dalle asimmetrie che vediamo sulla superficie terrestre, ma lo ricostruiamo soprattutto per come si muovono le placche, cioè questi pezzi di litosfera che sono gli ultimi 100 km della Terra rispetto al mantello sottostante, cioè si vedono come queste si muovono rispetto ai cosiddetti punti caldi, e il punto caldo per eccellenza sono i vulcani delle isole Hawaii, per cui rispetto a quello, calcolando tutte le velocità delle placche, si vede che c'è un residuo della litosfera che si muove relativamente verso ovest. I terremoti più forti nel mondo, dalla magnitudo 5 in su, sono distribuiti sui margini delle placche e dove sono concentrate le faglie più importanti. La complicata macchina che li genera è mossa anche dalla forza di attrazione gravitazionale di Luna e Sole. Siete riusciti a dimostrarlo questo? Vediamo una simmetria globale che dimostra il fatto che c'è questo movimento relativo del guscio esterno rispetto all'interno. Vediamo che le oscillazioni, per esempio, con cui le placche si muovono sono legate a quelle che chiamiamo le armoniche mareali, e cioè quindi che c'è una velocità che sul lungo periodo coincide con le oscillazioni che noi ci aspettiamo da un punto di vista astronomico. La Terra è studiata abbastanza? Certamente no, perché noi, come dice lo stesso Dante nella Divina Commedia, ipotizziamo che ci sia
il paradiso in cielo e l'inferno sottoterra, e per cui siamo portati più a guardare le stelle che non a guardare l'interno della Terra. Noi dobbiamo continuare a studiare l'universo e le stelle, ma credo che sia altrettanto importante studiare l'interno della Terra. Non c'è stato un investimento appunto strumentistico, tecnologico, adeguato per guardare dove i nostri occhi non arrivano, perché è facile guardare con gli occhi l'universo, la Via Lattea, non riusciamo a immaginare, il nostro cervello non lavora per chiedersi cosa c'è esattamente sotto di noi, sotto le nostre case, sotto i nostri piedi. E sotto i nostri piedi c'è anche quel movimento del guscio esterno della Terra che si sposta sul mantello terrestre, effetto legato al trascinamento delle maree, finora sottovalutato. Molto sottovalutato, e che invece ci potrebbe aiutare ad andare oltre a comprendere i meccanismi di funzionamento della Terra, perché solo conoscendoli noi avremo la possibilità un giorno di arrivare anche a prevedere i terremoti. Oh my golly! Unbelievable! This has got to be one of the most proud moments of my life, I guarantee you. Sulla Luna che ci scuote siamo anche arrivati più di mezzo secolo fa. Ne conosciamo ormai la mappa completa, ma per definire con precisione assoluta i suoi movimenti ci è voluto lui. Giovanni Plana, uno dei più grandi astronomi dell'Ottocento, presidente dell'Accademia delle Scienze di Torino, un genio in molti campi, fondatore dell'Osservatorio Astronomico. Plana decide di cogliere la sfida per dare la descrizione matematica definitiva dei moti della Luna, che non segue certo un'orbita semplice da calcolare, influenzata a sua volta, com'è, dall'attrazione gravitazionale del Sole, della Terra e degli altri pianeti. Anni di lavoro ed ecco il risultato, 1832, i 3 volumi della Théorie du mouvement de la Lune, opera fondamentale per la matematica e l'astronomia. Strumento di grande importanza anche pratica, la posizione della Luna serve per calcolare la longitudine, informazione vitale per i naviganti. La marina inglese la usò subito per predisporre le tavole di navigazione in dotazione alle navi di Sua Maestà britannica. Plana studiò anche la propagazione delle onde, la densità dell'atmosfera, il moto delle comete, ma nella storia della scienza resterà per la teoria dei movimenti della Luna. Così si è guadagnato l'onore di avere un cratere lunare con il suo nome. Questa è la splendida cappella barocca dei Mercanti a Torino. Nella sagrestia è custodito un capolavoro di ingegneria di Giovanni Plana, il calendario meccanico universale. È un calendario perpetuo che Plana realizzò nel 1831 tenendone segretissimo il progetto. Fornisce tutte le informazioni, il giorno della settimana, le festività liturgiche cattoliche, comprese le festività mobili come la Pasqua, il che è molto complicato da calcolare, per ogni anno a partire dal primo d.C. per 40 secoli. Si interroga il calendario perpetuo partendo dall'anno e il quadrante frontale visualizza ogni informazione, i giorni della settimana, le lunazioni e se quell'anno è bisestile. Tutto è reso possibile dai meccanismi sul retro. Non è un computer, ma poco ci manca. Ci sono tamburi, dischi, catene, ruote dentate, viti senza fine di vari materiali, legno, tela e metallo. 9 cilindri che costituiscono la memoria di questo proto-computer riportano ben 46.000 numeri del calendario. Un meccanismo straordinario fa sì che con la sola manovra di una manopola si comandi tutto il movimento di rotazione e traslazione dell'intero apparecchio. Plana non lasciò nessun documento sul funzionamento di questo calendario perpetuo, ma nel 2015 il segreto viene svelato dal Politecnico di Torino, che indice una gara di studenti i quali creano l'algoritmo che fa funzionare tutto. E questo è il modello in scala del calendario meccanico universale realizzato dagli studenti del Politecnico. Ma il vero calendario perpetuo, l'originale, continuerà a rispondere alle nostre curiosità per molto tempo. Plana infatti inserì i dati fino all'anno 4000.